Signori, io sono Lorenzo e questo è il mio canale di tecnologia. Benissimo, oggi voglio portarvi il mio smartwatch, lo definirei anche più uno sportwatch, Huawei Watch GT5. È un orologio che io ho scelto dopo un'attenta analisi, dopo aver provato tanti orologi, era quello che mi piaceva di più e quello che secondo me come sportwatch è più reale. Nel senso che ci sono gli sportwatch, che è una categoria dove ci sono dei sensori, delle tecnologie veramente molto buone, ottime direi, e ci sono gli smartwatch che sono più per le applicazioni, per gli aggiornamenti, per scaricare giù applicazioni di terze parti, eccetera. Quindi volevo dividere un po' i due prodotti, però di cosa avevo bisogno io? A me interessava un orologio che fosse elegante, e in questo caso l'orologio è molto elegante, lo posseggo ormai da 6 mesi e guardate è ancora perfetto, non ha nessun segno di usura. Bello elegante, bello anche sportivo. L'ho confrontato, siamo andati a fare un'escursione io e un mio caro amico, lui aveva il Garmin e io avevo questo qua. Alla fine di tutto il giro c'era una differenza di 3-4 metri, sia in altitudine, poi i battiti cardiaci lui ce l'aveva diversi logicamente perché era indossato da lui, che però come GPS precisissimo, perfetto, quindi tanto di cappello a questo orologio. Comunque dopo andremo a vedere anche un po' l'applicazione, i giretti che abbiamo fatto. Possiamo scaricare giù le mappe, quindi possiamo scaricare giù le mappe dei sentieri e inserirle dentro, possiamo scaricare giù le mappe delle regioni per poi anche fare le camminate al mare o dentro in città, non c'è nessun problema, ci sono già dentro. Cioè dovete scaricarle quella che vi serve. Perché scegliere questo Huawei GT5? Allora, non è sponsorizzato questo video, lo faccio io perché io ce l'ho da 6 mesi e per questo voglio portarvi i pro e i contro, in modo che sia una recensione realissima. Io non sono sponsorizzato da nessuno, se volete acquistarlo vi lascio il link in descrizione che ho messo di Amazon e potete acquistarlo là, mi aiutate a far crescere il canale, mi aiutate anche a me. Quindi senza nessuna sponsorizzazione. Allora, materiali al top, perché guardate qua, i materiali sono ancora perfetti, anche i nuovi sensori sono molto validi e in più abbiamo anche questa rotellina qua che ci aiuta tantissimo, vedete anche i rapporti del sonno eccetera, ma dopo là andiamo a vedere l'applicazione. Bene, perché i pro di questo orologio? Allora, innanzitutto la batteria. Io ero abituato prima con un altro smartwatch che ogni sera dovevo ricaricarlo, se non anche a mezzogiorno. E usandolo col GPS sono riuscito a fare, cioè tutti i giorni usarlo in camminata e cose del genere, fino a 6 giorni, con camminate di circa 2-3 ore col GPS attivo. Se non utilizzi il GPS e lo lasci là così, diciamo che siamo intorno agli 10 giorni tranquillamente. La ricarica ci vuole un'oretta e mezza perché si ricarichi, perché è abbastanza veloce. Poi che cosa abbiamo? Perché l'ho scelto questo qua? Perché derivando da un Samsung, prima avevo un Samsung che aveva il wifi, aveva tutto quello che volevate, era più uno smartwatch, per quello che vi dico smartwatch e sportwatch sono due categorie diverse, e la batteria durava poco perché aveva un sistema operativo all'interno che consuma tantissimo ed è il sistema operativo appunto di Google, diciamo così. Bene, quindi poi perché, e questo è uno dei pro, diciamo, la batteria che sembra una cavolata, ma vai a farti un giro in montagna, la sera non vuoi ricaricarlo perché torni fuori, no, sono senza batteria, allora mettilo là sotto carica. Invece questo, tranquillamente, quei 5-6 giorni di camminate, eccetera, funziona. Poi, un bellissimo display, perché è molto bello il display, guardate che luminosità che ha, anche se qua siamo fuori dal sole, posso cambiare il quadrante, allora io tengo premuto e qua vedete i vari quadranti. Beh, questo è quello suo di base, diciamo, che vedete. Allora qua se voglio andare su un orologio elegante, vado con questo ed è molto bello. Vedete come si vede. Bene, allora, quadrante bellissimo, tanta batteria, GPS da paura. Dopo comunque facciamo una prova e vi faccio vedere quanto ci mette a prendere il GPS, precisissimo. E poi ha l'applicazione, secondo me, che è una cosa molto valida. Adesso vi faccio vedere direttamente sulla mia applicazione. Sapete che Huawei dovete scaricarla da terze parti, nel senso che non è dentro sul Play Store. E adesso vi faccio vedere l'applicazione. Registriamo un attimo lo schermo del cellulare, eccoci qua, via partito.
Allora, vedete che qua vi mette, vi monitorizza, adesso io vi metto qua a fianco quello che sto vedendo io praticamente. Allora, vedete dettagli esercizio, cuore, vedete i battiti cardiaci, il peso, poi abbiamo le ore di sonno, le attività, lo stress, la temperatura cutanea, perché questo misura anche la temperatura cutanea, l'ossigenazione del sangue, che può essere 24 ore su 24, frequenza cardiaca. Poi se io adesso vado a vedere gli esercizi che ho già fatto 116,65 km in bicicletta, questo. Poi posso andare a vedere, mi sposto un attimo questo, vado a vedere camminata, ok, ho già fatto 699 km. E qui posso andare a vedere tutte le camminate che ho fatto, come vedete, camminata all'aperto, camminata all'aperto, camminata all'aperto, la sera dopo mangiato devo fare una camminata io e mia moglie, aprile, vedete qua tutte le camminate, ecco qua, e qua posso andare a vedere anche i grafici, come siamo, tutte le camminate che abbiamo fatto, ogni volta mi dice le calorie, i passi, è molto molto preciso. Volevo vedere se trovavo l'escursione, andiamo a vedere, qua sono tutti gli sport che si possono fare, escursione in montagna. Questa era l'escursione che abbiamo fatto, che vi dicevo che era poca differenza, se non sbaglio era una differenza proprio di metri dal Garmin, e questa è, noi andiamo a vedere la mappa, velocità, e questa qua, grafici. Questi qua sono i grafici di come è andata, vedete chilometri orari, altitudine, anche qua l'altitudine, guardavamo proprio addirittura questa 478 metri,10, cioè anche i centimetri ti mette. Bene, e i dettagli, questa qua è stata camminata, un'ora e 06, una camminata molto tranquilla che abbiamo fatto, 403 calorie e tutti i dati che si possono avere. I quadranti si possono scaricare e ne trovate finché volete. Adesso andiamo a vedere su dispositivi, io vado qua, vedete qua ho la batteria che mi mette, gli aggiornamenti ogni 2 mesi arrivano circa, qua i quadranti dell'orologio, eccoli qua, tutti i quadranti. Adesso qua ricordo la festa. Ecco, una cosa che mi piace tantissimo di questa applicazione e proprio del sistema operativo di Huawei è che ti sprona sempre a fare di più. Cioè tu quando vedi il quadrante, no? Adesso mi metto il quadrante quello che usavo prima, a me a fine sera guardo e vedo che ad esempio il quadrante delle attività, che è quello giallo, vedete quel cerchio giallo adesso è già pieno perché ho già fatto l'attività, tendi sempre a voler riempirlo. Allora dici, boh, è una sfida contro te stesso, lui ti dice, ma ti mancano ancora 10 minuti se vuoi completare la... E c'è sempre questo continuo spronamento a fare qualcosa, a fare l'attività, e poi ti danno le medaglie, ti danno tutte queste funzioni che secondo me nella mente nostra dici, boh, dai che vado a farlo così riempio l'anello, dai che così prendo la medaglia. È una sfida contro l'orologio, ecco, diciamo così. Sembra una sciocchezza, però ti aiuta tantissimo a fare qualcosina. Bene, dopo ci sono persone che sono super attive, ci sono persone che sono, dipende anche uno dal lavoro che fa, insomma, però questo è un bel aiuto. Anche per questo mi piace di Huawei, e poi soprattutto i materiali. I materiali sono molto molto validi. Bene, se invece devo dire i difetti, sapete che Huawei purtroppo non c'è più sul mondo Android, i servizi Google sono stati tolti anche dagli smartwatch, che io derivo dal mondo di Huawei, li ho avuti quasi tutti, penso, i smartphone, e mi trovavo da Dio, poi è successo quel che è successo. Però come qualità di materiali, cose, è imbattibile. Non avendo il sistema operativo Android dentro, quindi non è compatibile con tante applicazioni, non è compatibile, però WhatsApp potete rispondere tranquillamente, ci sono già dei messaggi preimpostati o potete anche scriverli, e poi quello, diciamo, il difetto è appunto che non c'è la massima compatibilità per lo smartphone dell'Honor, e in questo caso si può collegare tranquillamente, ma non è che lo trovo nel Play Store, l'applicazione dovete scaricarla giù da internet come un file esterno. Bene, perché altro contro che di sicuro il prezzo iniziale di spesa, però se guardo la tecnologia e lo confronto con vari smartwatch di qualità molto alta, siamo su un prezzo giusto. Però se lo confronto ad oggi con alcuni prodotti di Amazfit che costa la metà praticamente, quelli di Amazfit hanno anche quelli delle caratteristiche buone, non hanno di sicuro questi materiali qua. Bene, allora adesso io direi facciamo una prova di camminata giusto per farvi vedere la velocità del GPS, che cosa succede quando mi collego
e vedere come funziona. L'applicazione me l'ho già fatta vedere. Dai, facciamo una camminata giusto per farvi vedere la velocità del GPS e i dati che mette. Ecco, un altro difetto secondo me che non so come potrebbero risolverlo, vedete quanti riflessi si vedono? Anche con l'orologio acceso, anche se ha una buona luminosità, però si vedono abbastanza i riflessi, quello sì. Non so come potrebbero risolverlo, ma io ho provato a mettere anche delle pellicole, ma niente. Bene, adesso proverei a fare una camminata, così vi faccio vedere il GPS, siamo allenamento, io sono in mezzo agli alberi adesso, come vedete. Qui ci sono tantissimi alberi, faccio camminata all'aperto, magari vi faccio vedere anche un po' il menu, vedete qua corsa in bicicletta all'aperto, escursione in montagna, corsa all'aperto, corsa su pista, corsa al chiuso, camminata al chiuso, cyclette, nuoto in piscina, nuoto in acque aperte, salto della corda, eccetera. Guardate quanti sport ci sono, e ad ogni sport, se voi premete qua, ad esempio salto della corda, potete andare a impostare un obiettivo, un promemoria, una prevenzione del tocco accidentale, metronomo, aggiungi in primo piano e rimuovi. Quindi potete mettere tra i primi. E adesso vi faccio vedere, ad esempio, in escursione, potete mettere obiettivo, promemoria, prevenzione del tocco accidentale, metronomo, quindi che vi dà la scansione di quando lo state usando. Bene, allora, camminate all'aperto, guardiamo quanto ci mette. A trovare il GPS e localizzazione. In mezzo agli alberi, già trovato, faccio go. Allenamento iniziato. Ecco, sentite che avete un allenatore che vi aiuta quando voi state camminando, poi vi dice ogni tot chilometri quanto strada abbiamo fatto. Qui vedete i battiti cardiaci che ci sono al momento, la distanza, il cronometro di quanto tempo ci abbiamo messo, poi abbiamo questa schermata qui che abbiamo la cadenza, le calorie, poi abbiamo questa qui che abbiamo l'altitudine 10 metri in questo caso, vedete quando come si regola automaticamente la luminosità. Adesso siamo entrati all'ombra, poi adesso io torno fuori al sole, vedete che aumenta in automatico. Poi abbiamo questo qui che sono solo i battiti cardiaci, spero riusciate a vederli. Poi questo qua è il recupero. Se io faccio questo movimento qua, ci sono i dati per quanto riguarda l'MP3, questo è il metronomo che vi dicevo, eccetera. Ci sono anche, adesso andiamo a vedere se riesco a farvi vedere, anche le mappe. Allora 1, 2, 3, eccola qua, vedete? Scarica, se vuoi scaricare la mappa, ma l'abbiamo già scaricata, e questa qua è la mappa. Noi adesso man mano che camminiamo vedete che la mappa cambia. Allora, la mappa serve o non serve? Io vi dico, l'altro giorno siamo andati a fare un giro in un paese che non conoscevo più di tanto e allora ho detto, inizio a monitorare la camminata da dove abbiamo parcheggiato. Non mi capivo più con la strada per tornare dopo 4 km di camminata in mezzo alle vie, eccetera. Grazie alla mappa sono riuscito a ritornare alla macchina, perché vabbè, mi ero perso un attimino, ma può succedere, insomma. Adesso torniamo indietro, vedete che adesso la mappa girerà anche il nord, il sud, eccetera, e torniamo alla nostra schermata. Qua abbiamo il nostro ritmo, la distanza, la durata, la batteria va, fate conto che è una settimana più che non lo carico, abbiamo ancora il 36% di batteria, e anche quando arriva al 10% lei va in risparmio e vi dura un altro giorno tranquillamente. Allenamento in pausa. Ecco, e il tastino qua molto pratico, perché quando io faccio in pausa, allenamento ripreso, avete sentito? E adesso io metto in pausa, oppure posso bloccarlo e via. Questa è una funzione che, se andate in montagna, avete magari avete sui guanti e non potete utilizzare il touch, avete il tastino qua fisico per poter. In più funziona anche come corona, vedete che posso girarlo senza avere il touch. La funzione praticamente, grazie a, vedete, immaginate di avere su dei guanti o le mani sporche, potete utilizzare questa corona qua, che è un bel click, e guardate che bene che è, tac, vedete come scatta, proprio precisa. È molto valido, come anche il tastino qui principale, che se volete tornare indietro avete il tastino qua che è personalizzabile come volete voi.
quindi un bel prodotto. Arrivano i messaggini WhatsApp, arriva tutto, io adesso stoppo, per chiudere, vuoi terminare l'allenamento, premo Allenamento terminato. e lui ti dice e ti fa anche il riassunto. Adesso qua c'è il ritmo, vedete la frequenza cardiaca e poi tutto quanto, dettagli esercizio, lui adesso l'ha già registrato sul cellulare. Ecco qua, latitudine, vedete la differenza, e io trovo qua altitudine massima, bassa, media. Questa per la camminata, per le escursioni è ancora più preciso, ci sono più dati ancora. Poi per tornare indietro, vado indietro così. Questo è il menu che volevo farvi vedere, vedete meteo, stress, calendario ciclomestruale, notifiche, torcia, Petal Maps, questo qua è il suo, diciamo il Google Maps, però il suo di Huawei, quindi è il Maps di Huawei che è molto molto preciso, soprattutto in città, questo è fenomenale. Poi abbiamo stato di allenamento, il calendario, registro chiamate, musica, barometro, perché questo qui ha sia il barometro che l'altimetro, vedete altitudine e anche la pressione. Qui posso fare calibra e cambiarlo, ok? Poi abbiamo la musica, il registro chiamate, il calendario abbiamo già detto, il registro attività, poi abbiamo il cronometro, la temperatura cutanea, il sonno, l'ossigenazione del sangue, i registri allenamenti, la bussola, anche questa bella, guardate che bella grafica che ha, molto interessante. Torno indietro, calcolatrice ce l'ha già, anche la calcolatrice, la sveglia, il timer, l'esercizio di respirazione che uso tantissimo, e poi questo qua è il trifoglio appunto è quello che vi dicevo prima, che vi sprona a completare tutto quanto quello che serve. Il sonno non c'è adesso e deve ancora registrarsi. Ecco un altro difetto, che qua sì posso dirlo, iVoice. Non funziona l'assistente vocale suo di Huawei perché non ho un cellulare Huawei, ma qui in Italia i cellulari Huawei non ci sono e ormai sono spariti praticamente, oppure qualcuno c'è ma sa che non può usare i servizi Google, quindi niente. Eccoci qua, tornati alla passeggiata, siamo tornati in mezzo alla natura, bello qua così con tutti gli uccellini che cantano, sentite, e ve lo consiglio, sì, ve lo straconsiglio questo orologio qua, perché è uno smartwatch, è uno sportwatch, è elegante, è sportivo, è tutto quello che può servire. Ci sono alcuni difettini che vi ho elencati durante il video ed è per questo che ho fatto questo video qua, perché dopo 6 mesi una persona si rende conto effettivamente come funziona. Voi magari lo state per acquistare e mi dite: Lorenzo, me lo consigli? Sì, ve lo consiglio, perché è un orologio che ha tutto quanto ed è anche di qualità molto molto elevata. Che dire, se avete dei commenti da fare scrivetemi sotto, fatemi delle domande, io li leggo i commenti e poi vi rispondo, magari non subito, ma magari il giorno dopo o il giorno prima, se riesco, vi rispondo. Quindi signori, se il video vi è piaciuto mettete un bel like, iscrivetevi al canale, non costa nulla, basta che premete il tastino qua sotto iscriviti, così vi iscrivete e cresciamo come community e mi aiutate me a crescere e magari a portarvi altri prodotti. Se volete sapere come funziona l'applicazione, volete che faccia un video per l'applicazione, volete che un video per qualcosa, datemi un'ispirazione voi, che così mi aiutate e portiamo qualcosa di nuovo nel canale mio. Grazie a tutti signori, arrivederci, ciao ciao!